Opla! Ciao amici di Xs2Games, benvenuti in questo nuovo video vlog. Io sono Michele, mentre tutti sono a mare in questa bellissima domenica di luglio, io sono qui, non abbronzato, non amo particolarmente il mare, ci vado solo per far volare i droni, ragazzi, per parlarvi di un prodotto di cui non parlo da un po' di tempo. Questo qui si tratta dello Xiaomi Fimi X8 SE. E se state guardando questo video forse nemmeno voi siete a mare, o forse siete appena tornati. Comunque ragazzi, non ho parlato più di questo drone, cioè non ne ho più discusso, perché aspettavo un po' che la situazione si evolvesse, che venissero rilasciati nuovi aggiornamenti firmware, update, insomma, perché sapete com'è finita l'ultima volta? Ci fu lo scandalo dei Fimi X8 SE che cadevano dal cielo improvvisamente senza motivo. Quindi siamo oggi qui dopo quanto tempo? Un paio di mesi da quel caso mediatico che si scatenò qui su YouTube per tirare le somme sul Fimi X8 SE. Tra l'altro il mio è sempre questo, è sempre qui, vola sempre benissimo. Alcuni pensavano che lo avessi venduto. No ragazzi, io solitamente non vendo i miei droni, non ho venduto nemmeno l'Absan H501S. Certo, conosco alcuni recensori che li svendono subito dopo le recensioni, poi ne parlano male per qualche motivo, però io preferisco tenerli per valutarli nel tempo, a distanza anche di 1, 2, 3 anni, insomma. Questa è la mia filosofia. Comunque ragazzi, allora, cosa dire? Sono stati rilasciati un po' di aggiornamenti per questo drone, aggiornamenti molto interessanti che hanno migliorato soprattutto la stabilità in volo e ancora di più la qualità delle immagini, che ora non hanno più quell'effetto tendente al blu che era presente nelle prime versioni, nei primi firmware di questo drone, ma ora le immagini sono davvero molto ben tarate. Resta un problema sui file, sulle foto RAW, sui DNG. Vi ho già spiegato cosa sono. Se non sapete cosa sono le foto RAW, andate a vedervi la mia video guida che ho realizzato. C'è sempre una tendenza al blu nelle foto RAW e questo le rende non ben lavorabili in post produzione. Però ragazzi, ho una novità, perché è stato rilasciato un aggiornamento beta sulla pagina Facebook ufficiale del Fimi X8 SE che a quanto pare va a risolvere questo problema. Si tratta di un aggiornamento beta, quindi se tutto va bene tra qualche giorno, massimo un paio di settimane, dovremmo averlo tutti disponibile automaticamente sul nostro drone, sul nostro Fimi X8 SE. Spero che comunque sia a fuoco l'immagine. A parte questo, non ho più letto di particolari problemi di Fimi X8 SE che cadono improvvisamente, quindi ci terrei a sapere da parte vostra realmente chi ha avuto davvero problemi con il Fimi X8 SE. Facciamo una stima qui sotto, parliamo insieme ragazzi, e questo è lo scopo di questi vlog domenicali. Ditemi se il vostro drone il vostro Fimi X8 SE nello specifico, ha avuto problemi in questo periodo di tempo oppure no, se avete notato dei peggioramenti con gli ultimi aggiornamenti, dei miglioramenti, insomma parlatemi della situazione del vostro Fimi X8 SE, se secondo voi il caso mediatico che è venuto fuori un paio di mesi fa è fondato oppure no. Io vi ascolto e ne parliamo insieme, come sempre ragazzi. Che altro dire? Il drone sta migliorando sempre di più. Resta un altro problema importante, quello dell'atterraggio di precisione. Non sempre questo drone riesce a distinguere bene il punto di decollo, quindi atterra sempre un po' con una differenza, uno scarto di 40, 50, 60 cm, e spero che anche su questo Fimi vada a lavorare. Comunque mi sembra che le premesse siano buone, mi sembra che il drone sia già abbastanza maturo. Purtroppo non è stata reintrodotta ancora la possibilità di switch reale da modalità CE a modalità FCC, anche se Fimi ha promesso che ci sarà nei prossimi aggiornamenti, quindi non ci resta altro da fare che aspettare questo aggiornamento che riabiliti l'FCC
Secondo me, se è stato disabilitato è per un motivo, forse c'è qualche problema quando il drone lavora a quelle frequenze, quindi ci stanno lavorando su. Quindi ragazzi, io vi sconsiglio di effettuare dei downgrade a versioni iniziali proprio dalla nascita di questo drone per attivare la modalità FCC. Aspettate che venga rilasciato il nuovo aggiornamento di Fimi che la vada a reintrodurre in modo stabile. Non fate casini ragazzi, perché poi i droni cadono, ci sono youtuber che iniziano a fare video in cui dicono che cadono all'improvviso senza motivo eccetera eccetera, quindi cercate di mantenere il vostro drone sempre il più originale possibile. Un'altra modifica che viene effettuata spesso, è quella di sostituire le eliche ragazzi. Anche questo vi sconsiglio di farlo perché molti mettono le eliche del Mavic che a quanto pare entrano qui dentro. Io non l'ho provato, però se questo drone nasce con delle eliche sue è perché vanno montate le eliche sue. Cosa comporta montare eliche di altri droni? Comporta che quelle eliche non sono pensate per questo specifico drone, quindi ci sono dei problemi di sbilanciamento, c'è meno autonomia, più vibrazioni, e se i ganci non sono perfettamente uguali potrebbero anche staccarsi le eliche mentre siete in volo. State molto attenti, questi sono droni con sistemi chiusi. Io li paragono ai telefoni della Apple, questi vanno presi per come sono, non va sostituito nessun pezzo, mentre se volete divertirvi cambiando eliche, motori, parti interne, prendetevi un drone racing, fatevi un auto costruito e su quelli potete sbizzarrirvi come volete. Questi cercate di tenerli il più originale possibile. E nulla, penso di aver detto tutto. Per ora le novità sono queste: foto migliori, video più stabili, qualità in volo migliore, manca ancora un atterraggio di precisione davvero preciso. A me a volte lo prende il landing pad, altre volte no, dipende da come si sveglia, da come si accende il mio Fimi X8 SE. Però a parte questo, a parte le foto di NG ancora un po' blu su cui stanno lavorando in questi giorni, direi che al momento sono davvero molto soddisfatto da questo Fimi X8 SE, anche perché ho saputo che il Mi Drone 4K, voi sapete bene quanto ho parlato del Mi Drone 4K, al momento è fuori produzione. Sembra perché Fimi vuole concentrarsi maggiormente sul Fimi X8 SE. Io spero che il Mi Drone torni in produzione nei prossimi mesi, perché secondo me è ancora un gran drone, sotto alcuni aspetti secondo me ancora superiore al Fimi X8 SE, come ad esempio la stabilità in volo. A parte questo non c'è altro da dire. È stato sistemato anche il problema dell'orizzonte storto, ora si può regolare con più precisione, quindi anche questo problema fortunatamente dopo 3 anni, 4 anni dall'uscita del Mi Drone 4K finalmente è stato risolto. Ora ragazzi passo la palla al balzo a voi. Ditemi voi cosa ne pensate del Fimi X8 SE, se il vostro sta funzionando bene, se è caduto, se l'avete crashato, insomma ditemi tutto quello che volete lasciando un bel commento qui sotto. Esemplare anche Fimi, che sta sostituendo molti Fimi X8 SE che magari hanno qualche problema, qualche difetto, e purtroppo a vedere alcuni, io giro in rete ragazzi, io navigo e vedo che purtroppo Fimi è anche troppo buona nel sostituire dei droni, dei Fimi X8 SE che sono caduti davvero a causa del pilota. Diciamo che Fimi si sta comportando anche troppo bene, anche questo è un segno di maturità dell'azienda e spero che vada avanti di questo passo. Non ho apprezzato molto il fatto che il Mi Drone 4K ora sia fuori produzione, aspettiamo e vediamo, e ora ditemi voi cosa ne pensate del Fimi X8 SE. E ragazzi, se volete acquistarlo vi lascio i link d'acquisto aggiornati con coupon qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. E infine, se volete supportarci, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ragazzi, se volete condividere le vostre foto o video aeree, vi consiglio di entrare nel gruppo Facebook di cui vi ho detto già qualche secondo fa, perché lì potete condividere tutto quello che volete. Nei prossimi giorni penso che arriveranno anche dei miei video corsi gratuiti per una guida sicura, perché molto spesso
i problemi di questi droni sono causati dal pilota che magari in buona fede non sa bene come utilizzare un drone, e cercherò quindi di spiegarvi il metodo migliore per utilizzare un drone, qualsiasi esso sia, in totale sicurezza. Spero che voi apprezziate, amici, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicts Games. Forse ora dovrei andare davvero a mare, sono troppo bianco, forse anche più del film X86. Ciao ragazzi!